Il 15 aprile del 1452 nacque ad Anchiano, frazione di Vinci, Firenze, Leonardo da Vinci. Egli è ad oggi uno dei geni più produttivi della storia dell'umanità. Le sue opere e invenzioni hanno tutt'oggi fama mondiale. Egli fu figlio illegittimo del notaio 26enne Ser Piero da Vinci e della giovane, di modeste origini, Caterina di Meolippi. Piero da Vinci, infatti, era promesso sposo della giovane aristocratica albiera di Giovanni Amadori. In attesa di convolare a nozze, ebbe dunque una relazione fugace con la giovane Caterina, relazione da cui nacque appunto Leonardo da Vinci. Nonostante la nascita del piccolo Leonardo, Ser Piero sposò comunque l'aristocratica albiera, ma riconobbe e festeggiò sontuosamente la nascita del grande genio. Leonardo studiò nella famosa bottega di Andrea Verrocchio, in cui furono formati anche altri famosi talenti quali il Perugino, Domenico Ghirlandaio e Botticelli. Unico neo nella vita del grande genio fu in data 9 aprile 1476, giorno in cui fu presentata una denuncia anonima contro diverse persone, tra cui Leonardo da Vinci e il giovane rampollo Leonardo Tornabuoni, con un'accusa pesante di sodomia ai danni dell'allora 17enne Jacopo Saltarelli. Ma fu proprio il coinvolgimento di Leonardo Tornabuoni, tra l'altro futuro vescovo cattolico italiano, a portare all'archiviazione della denuncia. Infatti la famiglia Tornabuoni faceva parte dell'aristocrazia cittadina fiorentina legata ai potentissimi Medici. Tornando alla figura di Leonardo da Vinci, egli si occupò di pittura, scultura, architettura, musica, teatro e scenografia, ma eccesse anche nelle scienze naturali, nella fisica, nella geometria e nell'aritmetica, nell'anatomia e fisiologia, nella botanica, nella geologia, nell'idraulica e aerodinamica, nella meccanica, nell'ottica e nella zoologia, nella cartografia e urbanistica. In tutti questi ambiti fu padre di idee e invenzioni, progetti e realizzazioni. Come ingegnere militare, infatti, diede vita a congegni bellici e fortificazioni strabilianti. Come esperto all'avanguardia di navigazione fluviale e idrologia, diede vita a sistemi di chiuse e canali navigabili di prim'ordine. Egli conobbe le più grandi figure politiche e storiche rinascimentali: Ludovico il Moro, Francesco Sforza, Isabella d'Este, il duca Valentino, Cesare Borgia, Giuliano dei Medici e Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico. Firenze, Milano, Venezia, Pesaro Urbino ne ospitarono tra le altre il suo grande ingegno.